Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, sfruttando l'ottimo risultato ottenuto al recente Four Season dedicato a questo formato 1v1 di una nostra vecchia conoscenza del canale, Alessandro Battellini, che già in passato aveva collaborato con noi. In questa occasione lasciamo da parte i maghi e le loro sinergie per una build basata sul Color Pie Band, che già in passato avevamo trattato, viste le molte carte presenti in questi colori dall'indubbio valore e che qui rivestono un ruolo principale. Già, perché a ben guardare i generali che presiedono la zona di comando non sembrano essere molto sinergici tra loro, ma un occhio più attento si scorge il potenziale di questa build, che è valso il primo posto di questo torneo estivo, uno dei primi disputati con la nuova ban list. Questa volta vi parleremo di Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Siddharkondo Yamura. Siamo di fronte a una strana coppia, una proveniente da Commander Legend e uno dei pattern stampati nel Commander 2016, in un abbinamento bizzarro che non dà adito a sinergie particolari, anche se, sfruttando come vedrete le restanti 98, offriranno diversi tech utili, ma andiamo con ordine analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Malcolm, Keen-Eyed Navigator, che con 3 mana, 2 generici e 1 blu, abbiamo un pirata sirena con forza 2 costituzione 2, volare, con 2 abilità, di cui una pattern necessaria per abbinarlo a Siddharkondo. Nella sua prima abilità c'è: ogni qualvolta uno o più pirati che controlli infliggono danno ai tuoi avversari, crea una pedina tesoro per ogni avversario a cui viene inflitto danno. È un artefatto con tappa, sacrifica questo artefatto e aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Passiamo ora a Siddharkondo Yamura, che con 4 mana, 2 generici, 1 verde e 1 bianco abbiamo un cavaliere umano con forza 2 costituzione 5, a girare con 2 abilità, di cui una pattern, utile per combinarlo con Malcolm nella zona di comando. La sua prima abilità recita: le creature senza volare o raggiungere controllate dai tuoi avversari non possono bloccare creature con forza pari o inferiore a 2. A prima vista non ci sono legami tra questi due generali, ma a farla da padrone sono i piccoli vantaggi offerti dalle loro singole abilità, tra l'acquisizione di tesori, utili per un boost di mana, e l'evasività delle nostre piccole creature, in una combinazione di value interessanti. Cosa conta veramente sono i colori a disposizione, che offrono una pletora di carte dall'enorme potenziale per il Centurion, che qui troveranno casa per proporre ad ogni top deck carte in grado di spostare in nostro favore la partita per facili vittorie verso i nostri opponenti. Abbiamo capito che la combinazione di Malcolm, Keen-Eyed Navigator e Siddharkondo Yamura non svolge direttamente un ruolo strategico, ma sinergizza al meglio con il resto della lista, ben descritta con il concetto di good stuff, roba buona anche presa singolarmente. Si inizia con una serie di rampini, indispensabili sia per accelerare sia per infliggere, grazie al nostro cavaliere umano, danni a un avversario sprovveduto, in un lento logorio che ci può anche far vincere indisturbati, grazie a Avasin Pilgrim, Bird of Paradise, Elvish Mystic, Finod Elves, Lanno Elves e Noble Hierarch. Visti i colori a disposizione e una certa necessità a entrare subito in partita, saranno carte sempre utili, a cui abbineremo Lotus Cobra, che con il suo Landfall, supportato dalle nostre fetch, ci potrà dare un ulteriore boost di mana sin dai primi turni. Queste piccole creature saranno facile bersaglio di rimozioni o blocchi in extremis, per questo motivo ci dotiamo di qualcosa per recuperarle da Grave, con Eternal Witness e Sun Titan, che sono anche sufficientemente versatili per riprendere anche pezzi chiavi per la nostra azione. Il motivo di dover avere presto molto mana deriva in parte dal costo di casta dei nostri generali, in parte anche da una serie di ciccioni più o meno esosi che fungeranno quasi sempre da chiusura, visto l'alto value che portano in dote, oltre a statistiche di tutto rispetto, con Night of Reliquary, Questing Beast, Scavenging Ooze, Titania, Protector of Argot e Uro, Titan of Nethos Wrath. Sono carte che non hanno certo bisogno di presentazioni, a cui affiancheremo Voice of Resurgence, che con i suoi token può aumentare ulteriormente la pressione sul board, difficilmente sostenibile anche dall'opponente più coriaceo. E visto che le nostre chiusure più importanti passano attraverso delle creature, sarà bene sfruttare qualcuna delle protezioni presenti nel formato, in particolare Giver of Runes, Mother of Runes e Sylvan Skykeeper, che possono fungere anche da abitanti estemporanei con Siddharkondo in campo. A questa aggiungeremo il top in fatto di protezione anche dai comandanti con Flawless Maneuver, che può sbucare dal nulla e in estremi salvare il nostro board da una vratta pericolosa. Inoltre, con Geist of the Sandcraft e True Nemesis avremo a disposizione delle creature che già sono in grado di proteggersi da molte delle mestizie del formato, per avere sempre un bittante pronto a infliggere gli ultimi danni al nemico. A supporto del piano creature, che a volte si basa su bittanti piccoli nelle statistiche, può farci comodo un pacchetto di spade, composto da Sword of Fire and Ice e Umezawa Jite, e dall'onnipresente Stormfall Mystic, che qui riveste il doppio ruolo di tutore e di picchiatore alla bisogna. Parlando di tutori, prenderemo ovviamente il meglio di questo color pie, ottimizzando il value a disposizione, creando quella giusta consistenza necessaria per valorizzare il buono presente nella lista attraverso Eldritch Evolution, Green Sun Zenith, Chord of Calling, Crop Rotation ed Alarming Skull e Enlightened Tutor.
Il focus principale saranno ovviamente le creature, ma non disegneremo altri elementi presenti nel mazzo, che avremo bisogno di estrarre in base al contesto di gioco da affrontare. Chiudiamo questa sezione del mazzo con un paio di Planeswalker dall'indubbio valore, Oko, Tifo Crowns e Teferi Time Raveler, che potranno offrirci vantaggi o anche semplicemente inibire le minacce del nemico, mentre noi lo asfaltiamo con le nostre carte migliori. In un archetipo in cui i nostri due generali, Malcolm Keen-Eye Navigator e Sidar Kondo Yamura, fungono da supporto per una serie di carte specifiche, dall'alto valore in campo, è chiaro che ci servono sia elementi di contrasto che di mero vantaggio carte per trovare il meglio a disposizione. In questo color pie però non ci mancano gli elementi tra Gitaxian Probe, Brainstorm, Smuggler's Copter e Sylvan Library, spaziando tra semplici cantrip a elementi di card selection, tra i migliori possibili a disposizione. Sugli elementi di card draw andremo invece a scegliere qualcosa di sinergico con il nostro gameplay principale, sfruttando due scelte particolari: Edric Spinemaster of Trest, che si avvantaggerà delle piccole creature evasive, e Palace Jailer, con l'abilità Monarch, che facilmente terremo in pugno per tutto il match. Non possono poi mancare gli elementi di stack, soprattutto quelli che frenano i comandanti avversari, con Drunning Magistrate, Meddling Mage e Phyrexian Revoker, che possono stoppare strategie incentrate sul generale, rallentando quanto basta l'opponente. Come medesime finalità sfrutteremo al meglio Gilded Drake, che qui riveste un ruolo chiave soprattutto verso i combo deck, che sfruttano pesantemente il proprio comandante per chiudere prima di poter imbastire la nostra azione. Anche sul fronte dei counter ci doteremo di qualche elemento tra Frostpike, Manatite, Mental Misstep, Mystic Confluence e Pell Pierce, ma gli slot per questo tipo di carte saranno risicati, prediligendo altri elementi di contrasto soprattutto se hanno le gambe. Infatti è tra le removal che avremo le scelte maggiori, soprattutto tra quelle a base creatura, molto presenti in questo color pie, con Deputy of Detection, Knight of Atom, Quasari Pride Mage, Skyclay Apparition e Spellquerer, che a vario titolo ci possono aiutare a tenere pulito il board avversario. Non mancheranno anche quelle più classiche a base magia, con Council's Judgment, Pact to Exile e Ward to Plusher, abbinate ad alcuni incantesimi come Fall from Favor e Parallax Wave, giusto per essere certi che le creature avversarie non ci intralcino nell'azione. Restano alcuni slot di supporto, che andranno riempiti con carte flessibili come Brazen Borrower, Snapcaster Mage e un Spectre di Absent, che possono svolgere diversi compiti e sarà sempre utile giocarle durante le nostre complesse partite. Chiude questa carrellata una carta estrema, Armageddon, da giocare con cura, quando ormai abbiamo stabilizzato il board in nostro favore, e spegnere le fonti di mana potrà solo danneggiare il nostro avversario, lasciandolo alla mercé del nostro piano beatdown. Insomma, una strategia complessiva volta a valorizzare al massimo ciò che abbiamo inserito nella lista, mentre Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Condor Yamura guidano sornioni dalla zona di comando questa improbabile ciurma di elementi di prim'ordine alla vittoria. L'idea che ha mosso Alessandro Battellini per la costruzione di una build attorno a Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Kondo Yamura è partita dall'esigenza di valorizzare al meglio i colori band, purtroppo privi di un comandante adatto a enfatizzarne il potenziale. Questo color pie offre delle vere e proprie bombe, ma manca di un leader che proponga un gameplay che non sia banalmente orientato a un Voltron deck. Ecco perché è sembrato naturale scartabellare tra i partner in cerca di qualche combinazione efficace. Non avendo a disposizione il formato Thrasios Triton Hero, che in combinazione con Sidar Kondo Yamura avrebbe fornito ottimi risultati, sono stati passati in rassegna diversi generali, per poi approdare a questo Malcolm, Keen-Eye Navigator, un ottimo compromesso per ottenere value facilmente. Una scelta dettata quindi da un'idea diversa con cui interpretare i colori band, per valorizzare al massimo il parco di carte presenti nel formato, a cui mancava un leader naturale, ottimamente sostituito da questi due particolari partner, solo all'apparenza mal assortiti. Con un'impostazione votata a sfruttare non tanto i nostri partner Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Kondo Yamura, il nostro Alessandro Battellini ha costruito un approccio alle partite che necessita di alcuni accorgimenti specifici. Innanzitutto questo archetipo, per essere pilotato al meglio, necessita di una profonda conoscenza del meta e delle giocate degli avversari, con cui rispondere con oculatezza, proponendo minacce specifiche, sempre diverse tra loro, senza uno scopo specifico da perseguire. Non ci sono strategie, solo oculatezza nelle giocate, sfruttando al meglio ogni carta a disposizione e dove ogni errore si paga, anche per la scarsità di elementi che incrementino con consistenza le pescate. Ogni partita sarà diversa dall'altra, valorizzando al massimo le skill acquisite pilotando questa lista, bilanciando sapientemente risposte a minacce da proporre, in un gioco in cui ogni aspetto della partita va accuratamente analizzato e sfruttato. Una vera palestra nelle quali mettersi in gioco, enfatizzando il fiuto del giocatore più che le comodi binari di un archetipo con uno scopo preciso, guidati da questi Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Kondo Yamura, che lasciano ampi spazi di manovra su come muoversi tra i campi da gioco.
Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Condor o Yamura si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. A differenza di altri archetipi, per la natura stessa di questa build, che valorizza le singole giocate al meglio, non abbiamo matchup estremamente favorevoli, ma ci comporteremo piuttosto bene con la quasi totalità del meta attuale. Soffriamo contro mazzi, tendenzialmente a base rossa, che offrono un gameplay molto rapido nei primi turni, dove abbiamo più difficoltà a costruire velocemente il nostro gameplay, subendo qualche spot removal di troppo sui nostri primi drop, di solito di piccola costituzione. Considerando però cosa il nostro deck builder è riuscito a ottenere al 4 Season, ci sono tutti gli elementi per considerare questa accoppiata composta da Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Condor Yamura un ottimo duo con cui affrontare il meta odierno. Sul fronte degli upgrade, Alessandro Battellini, con questo Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Condor Yamura, ha ampi spazi di manovra, sia in virtù del color pie, sia per l'assenza di vincoli specifici in questa build, pronta a valorizzare al massimo ogni singola carta. Tra le nuove uscite spicca Prismatic Ending, così da avere una rimozione in più che a volte fa comodo, considerando anche la possibilità, con Malcolm, di pagarla anche 5 colori, grazie ai suoi tesori, ampliando di molto l'efficacia di questa magia. Un possibile sostituto a Fall from Favor potrebbe sopraggiungere da The Sound of the Dryads, per avere una soluzione che copra tutti i permanenti, a discapito dell'abilità monarca, che ci potrebbe aiutare ad avere più carte a disposizione, ma si tratta di una scelta dettata dal gusto personale e dalle evoluzioni del meta. Infine si potrebbe optare per l'aggiunta di Once Upon a Time, carta sempre utile, sia vista a turno 1, sia in quelli successivi, andando a scavare nel grimorio in cerca di uno dei nostri pezzi migliori. Ogni set potrebbe portarci qualche chicca interessante, si tratterà solo di tenere gli occhi aperti, pronti a cogliere al volo le nuove bombe che arriveranno a supportare i nostri Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Condor Yamura, sempre pronti ad accogliere nuovi adepti alla causa dei colori band. Siamo giunti al termine di questa disamina, ringraziamo Alessandro Battellini che ha condiviso con noi questo archetipo molto complesso e sfaccettato, capeggiato da due generali atipici, ma allo stesso tempo intriganti nelle loro peculiarità. Se vi piace il potenziale dei colori band, ma volete sfruttarne al massimo le carte e le skill senza preconcetti, questi Malcolm, Keen-Eye Navigator e Sidar Condor Yamura potrebbero fare al caso vostro, a patto di dedicare molto tempo ad apprenderne tutti i segreti, visto verso un meta sempre in evoluzione. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.